Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare del modo di dire reggere il moccolo. La parola moccolo molto probabilmente non la conoscete perché è una parola antiquata che troviamo esclusivamente in questo modo di dire. Comunque molto banalmente il moccolo è la candela. Quindi in senso letterale reggere il moccolo significa reggere la candela. Questo è un modo di dire molto simpatico e divertente che viene usato in una situazione molto particolare. La situazione è la seguente: una persona esce con il suo ragazzo o la sua ragazza e in più invita un'altra persona. Ci sono due persone che escono per un'uscita, diciamo così, galante o comunque romantica, quindi per esempio vanno a cena in un ristorante e cosa succede? Si aggiunge una terza persona, perché magari uno dei due invita questa persona che in realtà non si capisce bene cosa sia lì a fare. Per esempio ci sono un ragazzo e la ragazza che gli piace al tavolo e in più c'è un terzo, magari un amico di lui o un amico di lei. Quindi questo terzo rappresenta quello che in italiano noi chiamiamo il terzo incomodo, ovvero una persona che si aggiunge a una coppia e non è chiaro quale sia il suo ruolo, ovvero magari mentre i due cercano di avere un po' di intimità, c'è questo terzo che, diciamo, ostacola questa intimità. Non che il terzo intenzionalmente si metta a dare fastidio, cerchi di ostacolare i due, ma la sua semplice presenza costituisce, diciamo, un ostacolo al tentativo magari di creare intimità tra due persone in un contesto di una cena romantica, cena galante. Quindi verosimilmente una cena a lume di candela. Quindi capite che in questa immagine la persona, il terzo, sta lì a reggere la candela tra i due. Ovviamente questo modo di dire si può usare riferito al contesto specifico di una cena romantica oppure può essere esteso in generale a uscite simili. Per esempio, se una mia amica mi dice: guarda, io sabato pomeriggio vado al cinema con il mio ragazzo, vuoi venire anche tu? Io, Luca, posso rispondere: ma no, ma scusa, ma cosa vengo a fare? A reggere il moccolo? Perché in sostanza in queste situazioni si crea uno squilibrio in cui c'è lei col suo ragazzo, più ci sarei io che non si capisce bene quale sia il mio ruolo in questa uscita. Si può anche usare in contesti più ampi, per esempio se questa mia amica dice, per esempio, facciamo un viaggio con il mio ragazzo settimana prossima, vuoi venire anche tu? E qui di nuovo posso dire: ma no, ma cosa vengo a fare? A reggere il moccolo? Che significa sarei fuori luogo, sarei il terzo incomodo, mi sentirei un attimo a disagio. Perché mi sentirei a disagio? Perché tra voi due magari fareste delle cose e se ci sono anche io magari vi comportate in modo leggermente diverso. Questo modo di dire lo troverete in espressioni simili agli esempi che vi ho fatto, quindi cosa vengo a fare? A reggere il moccolo, non mi va di venire a reggere il moccolo, oppure cosa è venuto a fare, perché ti sei portata dietro tizio, eccetera eccetera. Quindi capite che al centro di questo modo di dire c'è il fatto, l'idea che la terza persona sia fuori luogo e che quindi ci sia una sorta di imbarazzo che magari è sia per questa terza persona sia per i due. Ma in particolare io direi per la terza persona, perché poi a un certo punto magari questi due si mettono magari a sbaciucchiarsi e questo terzo, lui magari o lei, inizia a pensare: oh, ma io cosa sono venuto a fare se questa uscita doveva andare in questa direzione? Cioè, qual è il mio ruolo? Quindi per questo motivo in Italia magari si preferiscono fare le uscite o a 2 o a 4, o comunque in ogni caso si può uscire a 3, ma purché non ci sia un contesto di questo tipo, cioè che i due sono insieme, sono ragazzo e ragazza, e il terzo è un amico o un'amica dei due e comunque si ritrova magari poi a passare la serata da solo perché i due magari stanno, insomma, vabbè, avete capito. Spero che questo modo di dire vi piaccia e vi saluto.